Benvenuti! Oggi parliamo dell'Isola dei Morti. L'Isola dei Morti, più precisamente il dipinto che si intitola L'Isola dei Morti del pittore Arnold Böcklin. Il titolo originale è Die Toteninsel, ovvero letteralmente l'Isola dei Morti in tedesco. Infatti il pittore che ha dipinto questo quadro, ovvero Arnold Böcklin, è svizzero e per la precisione svizzero di madrelingua tedesca. Ma questo dipinto non è un dipinto solo. In realtà sono ben 5 quadri che portano tutti il titolo di Toteninsel e che sono stati dipinti tra il 1880 e il 1886 e oggi sono conservati tra Basilea, New York, Berlino, Lipsia, tranne uno che è andato distrutto. Questo dipinto è uno dei più enigmatici dell'intera storia dell'arte, un po' per volere del suo stesso autore, che in effetti ha dipinto qualcosa di un po' particolare, ma soprattutto questo quadro è incredibilmente strano per l'effetto che suscita in quasi chiunque lo guardi. Questo quadro infatti esercita un fascino davvero strano e anche un po' inquietante, e questo perché quasi tutte le persone che lo guardano, me compresa, hanno l'impressione di vedere qualcosa di familiare. È come se guardando questo quadro le persone riconoscano istintivamente un luogo già conosciuto, anche se in effetti non lo conoscono. L'effetto è guardare il quadro e dire: questo luogo io lo conosco, questo luogo mi ricorda qualcosa. Eppure no, non l'ho mai visto, però mi ricorda qualcosa, mi è familiare questo posto. Ma perché mai questo effetto dovrebbe essere inquietante? Vedere un quadro e averne familiarità è qualcosa di inquietante? Beh, considerato che il quadro si intitola e raffigura l'Isola dei Morti, forse un po' inquietante in effetti lo è. E lo è perché sembrerebbe davvero che con questo quadro Böcklin abbia toccato quelle corde di inconscio comuni a tutti gli uomini. E questo ha avuto un enorme effetto anche sul rendere famoso questo quadro, che è diventato famosissimo ed è diventato un vero bestseller della pittura. Questo quadro non solo è stato riprodotto tramite stampe e tramite fotografie in tutti i modi possibili, perché molta gente lo voleva con sé, questo quadro è stato anche riprodotto e lo è a tutt'oggi da altri artisti che ne fanno delle sorte di rivisitazioni. Questo quadro è stato anche tra i preferiti di alcune personalità storiche molto importanti e anche non positive per nulla, ed è stato addirittura oggetto di analisi, o meglio di psicanalisi, da parte niente meno che di Freud. E di questo dipinto il suo stesso autore diceva: potete immergervi nell'oscuro mondo delle ombre al punto da avere la sensazione di avvertire il leggero, tiepido alito di vento che increspa il mare e al punto che, pronunciando una parola a voce alta, avete il timore di disturbare quella quiete solenne. E poi Böcklin diceva ancora: questo quadro
deve dare l'impressione di silenzio così assoluto da spaventarsi se qualcuno bussa alla porta. E allora cominciamo. E cominciamo osservando le 5 versioni di questi dipinti. Prima le 5 versioni con le loro informazioni di base e poi andiamo ad analizzare meglio che cosa raffigurano. Prima versione: Arnold Böckling di Tøtternsel. Questa prima versione è stata dipinta nel maggio del 1880. A tutt'oggi è conservata in Svizzera, a Basilea, al Kunstmuseum. È un olio su tela e ha dimensioni 111 cm per 155 cm. Seconda versione: Arnold Böckling di Tøtternsel. Questa seconda versione è stata dipinta nel giugno del 1880. A oggi è conservata negli Stati Uniti e per la precisione a New York al Metropolitan Museum of Art. È un olio su tavola e le sue dimensioni sono 74 cm per 122. Terza versione: Arnold Böckling di Tøtternsel. Questa terza versione è stata dipinta nel 1883. Attualmente è conservata in Germania, a Berlino, alla Alte Nationalgalerie. È un olio su tavola e le sue dimensioni sono 80 cm per 150 cm. Quarta versione: Arnold Böckling di Tøtternsel. Questa quarta versione è stata dipinta nel 1884. È, o meglio era, un olio su rame dalle dimensioni di 81 cm per 151 cm. Era perché infatti quest'opera è andata distrutta durante la Seconda Guerra Mondiale. E questa che abbiamo oggi è una fotografia. Quinta versione: Arnold Böckling di Tøtternsel. Questa quinta versione è stata dipinta nel 1886. Attualmente è conservata in Germania, a Lipsia, al Museum der Bildenden Künste. È un olio su tavola e ha dimensioni 80 cm per 150 cm. E a questo punto, dopo aver visto le 5 versioni del quadro, forse si può cominciare a capire il perché questo quadro è così famoso, così strano e anche considerato così inquietante. Come abbiamo visto, il soggetto è sempre lo stesso in tutte e 5 le versioni, che sono molto simili. Certo, sono tutte un po' diverse, ci sono delle piccole variazioni che alla fine effettivamente danno un'impressione diversa un po' nell'ambiente tra un quadro e l'altro, però in sostanza è lo stesso soggetto, è chiaramente lo stesso soggetto, infatti sono 5 versioni dello stesso quadro. E adesso quindi, ci avviciniamo anche noi all'Isola dei Morti, ovviamente al quadro.
E quindi andiamo ad analizzare nel particolare che cosa viene raffigurato. Al centro dell'immagine abbiamo ciò che dà il titolo all'opera, ovvero l'Isola dei Morti. Abbiamo infatti un'isola. È un massiccio roccioso, apparentemente calcareo. E questa sensazione di roccia calcarea solcata di umidità cresce con l'avanzare delle versioni. Nelle prime versioni, infatti, la roccia risulta più omogenea, come più dura, più compatta. Mentre man mano che le riproduzioni proseguono, la roccia diventa sempre più umida e più friabile alla vista. L'isola appare formare, almeno dal punto di vista di chi guarda, una sorta di semicerchio. Appare avere come fossero due ali della costruzione in pietra, che è una costruzione su più livelli che appoggia sopra l'isola, ma che nello stesso tempo sembra essere l'isola stessa. Queste costruzioni, infatti, si direbbero ricavate scavando direttamente nella roccia dell'isola. E dalla roccia dell'isola ne vengono cavate finestre e aperture, senza ante e senza porte e senza tendaggi, e sorrette da fianchi ed architravi anch'essi in nuda pietra. E il tutto ha un'aura antica e cimiteriale, come bianche strutture templari e misteriose camere sepolcrali. E nel mezzo dell'isola sorgono alti e scuri cipressi, alberi tradizionalmente associati ai cimiteri e al lutto. Cipressi che stringendosi in gruppo celano alla vista ciò che realmente vi è sull'isola. E celano anche ciò che sta appena dopo l'ingresso all'isola. L'ingresso, infatti, lo vediamo. Sul filo dell'acqua due colonne in pietra chiara, povere e squadrate, si ergono per poco più dell'altezza del muretto che circonda l'isola e ne fanno da porta. E sopra queste colonne due animali in pietra, due leoni o forse due cani a montare la guardia. E l'acqua tutt'attorno è scura, livida e immobile. Come livido e violaceo è il cielo, pieno di basse e pesanti nubi da pioggia. E sull'acqua, verso l'ingresso, scivola una barca, una scura e vecchia barca, sulla quale, in poppa, un nocchiero incappucciato tiene i remi. E il nocchiero presenta l'antica memoria di Caronte, il traghettatore di anime. E sulla prua della barca vi è una bara, chiusa e coperta da un bianco sudario e da esili corone di fiori rossi. E appresso alla bara un'anima, in piedi, velata di bianco, un silenzioso fantasma che sta approdando all'isola dei morti. Ed eccolo qui, questo quadro stupefacente, rappresentazione del sublime,
raffigurata dal simbolista Arnold Böcklin. Ma qual è la storia di questo quadro? E chi è il fantasma sulla barca? E che luogo è quello raffigurato? Questo luogo che a quasi tutti appare familiare, esiste davvero? E nella storia questo quadro ha esercitato qualche tipo di potere su qualche personalità storica importante e conosciuta? Andiamo a conoscere meglio i misteri che circondano l'Isola dei Morti. E cominciamo dalla storia. Originariamente parrebbe che questo dipinto si intitolasse Un luogo tranquillo e che anzi poi Arnold Böcklin l'abbia chiamata Die Graberinsel, cioè l'isola dei sepolcri, un titolo che a quanto pare Böcklin preferiva assai rispetto a Die Toteninsel, cioè l'isola dei morti, che era invece un titolo che sembrerebbe essere stato dato e voluto dal mercante d'arte Fritz Gurlitt. Eppure, secondo delle scoperte piuttosto recenti, sembrerebbe invece che sia stato proprio Arnold Böcklin a chiamare quest'opera di Toteninsel, quindi l'isola dei morti. Infatti, Hans Eulenweg dell'Università di Basilea, che è anche il fondatore e curatore dell'archivio di tutte le opere di Arnold Böcklin, ha rintracciato una lettera datata 19 maggio 1880, è una lettera di Böcklin che Böcklin scrisse al suo primo committente, ovvero Alexander Günther, e in questa lettera si legge, scritta da Böcklin: «L'isola dei morti è pronta, finalmente, e sono convinto che susciterà l'impressione che desidero». Quindi, stando a questa fonte, sembrerebbe proprio che fin dalla prima versione l'autore si riferisse a quest'opera chiamandola l'isola dei morti, e quindi potrebbe anche essere che questo titolo sia stato dato in realtà da Böcklin stesso e probabilmente fin dalla prima versione, quindi fin dai primi momenti di lavoro. E questa lettera è una lettera al committente, al primo committente, Alexander Günther. Infatti, da dove nasce l'Isola dei Morti? Da questa commissione. Quindi da questo Alexander Günther che commissiona a Böcklin questo quadro, o comunque gli commissiona un quadro che si risolverà a essere questo, come verrà poi mostrato, proposto e finito nel 1880, quindi la prima versione. E una cosa curiosa è che noi di questo Alexander Günther non sappiamo niente. Noi non sappiamo chi sia stata questa persona. È stato il committente di quest'opera, cioè della prima versione di quest'opera, eppure sembra essere un fantasma egli stesso. Non si sa chi sia, forse era un appassionato d'arte, forse era un collezionista, probabilmente era ricco, ma in realtà sono tutte supposizioni, perché noi chi sia questo committente, ovvero chi sia il primo committente dell'Isola dei Morti, non lo sappiamo. E parliamo di primo committente, perché infatti non fu l'unico. Di questo dipinto ne esistono 5 versioni. Quindi Alexander Günther non è stato l'unico committente di tutte e 5, è stato il committente della prima, ma le altre hanno avuto a volte altri committenti. Sicuramente la seconda versione ne ha avuto uno. E la cosa particolare è che perché quando le persone vedevano questo quadro finivano per volerlo anche per sé. E la cosa curiosa è che Böcklin stesso non era molto propenso a separarsi dalla sua opera.
Infatti, a un certo punto, Böcklin ricevette nel suo studio Marie Berna Christ di Bilstein, contessa di Oriola. Marie nel 1865 aveva perso per difterite suo marito Georg von Berna e Marie chiese a Böcklin un quadro per sognare, furono le sue parole, cioè chiese a Böcklin, dopo aver visto l'Isola dei Morti nel suo studio, un quadro che in un certo senso potesse commemorare questo grande amore che lei aveva avuto e aveva ancora per suo marito. E quindi chiese a Böcklin un quadro per, in un certo senso, per potersi sempre sentire vicina a suo marito. Fu così quindi che la contessa Marie chiese a Böcklin di avere una versione di quel quadro per sé, per ricordare suo marito. E qui c'è una particolarità, perché alcune fonti, non tutte, riportano che fu la contessa Marie a dare a Böcklin l'idea della bara con la figura velata di bianco, che apparentemente nella prima versione originariamente non c'era. Quindi quella figuretta bianca che dà, per così dire, il tocco di classe a quest'opera potrebbe essere nata dalla richiesta della contessa Marie? Si potrebbe, anche se in effetti non ne siamo del tutto sicuri. Infatti, anche nella prima versione, la bara, il feretro con la figura velata di bianco c'è. Certo, potrebbe essere stata aggiunta dopo. Ad ogni modo, ad oggi tutte e 5 le versioni riportano la figuretta velata di bianco e la bara sulla barca. Da questo momento questo quadro ebbe un successo di critica e di pubblico incredibile e contribuì anche a dare, non vorrei dire a dare lustro al pittore, perché comunque Böcklin era un pittore conosciuto, era molto produttivo, molto prolifico. Però il punto è che fino a questo momento Böcklin era stato riconosciuto per lo più come un paesaggista ed era anche stato riconosciuto come un paesaggista che si dedicava anche a soggetti mitologici. E in effetti è proprio vero. Però da questo punto in poi Böcklin viene pienamente riconosciuto come pittore simbolista. E infatti è stato proprio per questo incredibile successo che alla fine le versioni commissionate sono state ben 5. E Böcklin, oltre a essere adesso riconosciuto come pittore simbolista, come capofila del simbolismo, era anche riconosciuto come uno dei pittori del sublime, in senso filosofico naturalmente. Ma adesso passiamo al primo vero mistero. Anche se di cose strane ce ne sono state un paio anche nella storia, nella genesi del dipinto, però il primo vero mistero è: ma questo luogo dov'è? Perché ci siamo, quasi chiunque guardi questo dipinto, istintivamente come se riconoscesse questo luogo. È qualcosa che è come se l'inconscio riconoscesse questo luogo e questa cosa è anche piuttosto inquietante. Ma materialmente parlando, Böcklin si è ispirato a un luogo davvero esistente? Non lo sappiamo, però ci sono alcune ipotesi. E le ipotesi in merito sono davvero tante, quindi ovviamente non andiamo a trattarle tutte. Io ne ho scelte 4. Prima ipotesi: cimitero degli inglesi a Firenze. Secondo questa prima ipotesi, che è anche una delle più conosciute e delle più accreditate, è che Böcklin si sia ispirato al cimitero degli inglesi, che si trova in Piazzale Donatello a Firenze,
per creare questa isola dei morti, quindi questo luogo così particolare raffigurato nel quadro. Questo cimitero fu fatto edificare da una società che rappresentava la Chiesa Evangelica Riformata svizzera e che aveva acquistato questo terreno nel 1827. E l'idea era di costruire un cimitero internazionale, un cimitero anche per per i non cristiani, nel senso che lì ci sono evangelici, ortodossi, protestanti riformati e così via. E in questo cimitero riposano più di 1400 persone, tra le quali ci sono anche poeti, filosofi, letterati, ed è detto degli inglesi, cimitero degli inglesi, perché la maggior parte di queste tombe sono di persone inglesi, però in realtà il cimitero sarebbe svizzero, quindi in realtà sarebbe il cimitero degli svizzeri. E infatti, parentesi, all'inizio, prima che entrasse nel linguaggio corrente chiamarlo cimitero degli inglesi, questo luogo era chiamato Camposanto degli Svizzeri. Il primo progetto di questo cimitero fu di uno studente di architettura, Carlo Reischhammer. Tuttavia, la forma ovale che il cimitero mantiene tutt'oggi è opera dell'architetto Giuseppe Poggi. Fu lui infatti a ideare la forma ovale e anche i viali di circonvallazione, e quindi fu lui a dare a questo cimitero le fattezze di un'isola. Perché sì, qui arriva una parte davvero interessante. Questo cimitero è separato dal resto della città, è leggermente sopraelevato ed è delimitato da strade e ha una forma ovale. E tutto questo, quindi questa forma e questo modo di rapportarsi con il territorio, ha fatto sì che questo cimitero prendesse il nome, il nomignolo di Isola dei Morti. Che attinenze può avere quindi questo luogo con l'Isola dei Morti? Innanzitutto è un cimitero, quindi un luogo dove le anime riposano o comunque dove le anime sono transitate. E nel quadro L'Isola dei Morti noi vediamo proprio un luogo dove le anime vanno, dove le anime riposano o perlomeno dove transitano. Il cimitero degli inglesi è ovale e da quanto si può vedere nel quadro anche l'Isola dei Morti sembra essere un po' semicircolare e il cimitero degli inglesi è un luogo concluso e sopraelevato e ovviamente un'isola è un luogo chiuso in sé, non è sopraelevato, però comunque è per così dire nel mezzo del nulla, sull'acqua, quindi si stacca dal resto. Nel cimitero degli inglesi le tombe sono immerse molto spesso nella vegetazione e dunque sull'Isola dei Morti noi non vediamo delle vere e proprie tombe, però vediamo queste architetture scavate nella roccia che potrebbero ricordare delle catacombe e esse non sono propriamente immerse nella vegetazione, però certamente formano un tutt'uno con l'isola e quindi anche in un certo senso con la vegetazione dell'isola, che un pochino ricopre anche le parti superiori di queste grandi formazioni rocciose. E sempre in riguardo alla vegetazione, nel cimitero degli inglesi troviamo molti cipressi e i cipressi sono una delle cose più presenti a livello di vegetazione proprio nell'Isola dei Morti. E l'entrata al cimitero degli inglesi si presenta segnata da due colonne a forma di parallelepipedo, proprio come troviamo nell'Isola dei Morti, dove l'ingresso all'isola, non in tutte le versioni
è uguale, però in linea di massima nella maggior parte dei casi, soprattutto nelle versioni man mano andando avanti nel tempo, quindi nelle versioni successive, l'ingresso all'isola lo troviamo segnalato proprio da queste due colonne a forma di parallelepipedo. E ovviamente, ultimo ma non ultimo, il cimitero degli inglesi è detto l'isola dei morti. Si direbbe, più chiaro di così, eppure non è ancora finita. C'è ancora una cosa che potrebbe collegare il quadro L'isola dei morti proprio al cimitero degli inglesi. Un'altra cosa, anzi forse potremmo dire un'ultima cosa, che può collegare Böckling e il cimitero degli inglesi è il fatto che Beatrice è sepolta lì. Chi era Beatrice? Beatrice Böckling era una dei figli di Arnold Böckling. Arnold Böckling sposò infatti una donna romana, Angela Rosa Lorenza Pascucci, una donna italiana quindi. E Angela e Arnold ebbero ben 12 figli, tuttavia soltanto 6 di questi sopravvissero e ogni volta che Böckling perdeva un figlio era per lui una vera tragedia. Lui amava moltissimo i suoi figli e sentiva tantissimo questa cosa. E Beatrice, una dei suoi figli, nacque nel 1876 e morì nel 1877 e venne sepolta proprio nel cimitero degli inglesi. Infatti Böckling, avendo sposato una donna italiana, visse anche per un certo periodo in Italia e anche in Firenze. E quindi è forse per questo motivo che Böckling si ispirò forse al cimitero degli inglesi per dipingere l'isola dei morti? Ma le ipotesi su quale luogo potrebbe essere quello raffigurato non si fermano qui. Seconda ipotesi: isolotto di Ponticonissi a Corfù. L'isolotto di Ponticonissi, il cui nome significherebbe isola del topo o isola dei topi, è uno dei luoghi attualmente più fotografati e fotografabili proprio di Corfù. Infatti è un'attrazione turistica. Questo isolotto è un isolotto per l'appunto, quindi un'isola molto piccola sulla quale si trova soltanto una cappella bizantina risalente all'undicesimo-dodicesimo secolo. E questa cappella è immersa in una vegetazione piuttosto fitta, una vegetazione anche abbastanza verticale. Ma che attinenze può avere con l'isola dei morti? Beh, innanzitutto abbiamo un'isola, effettivamente un'isola, e abbiamo una vegetazione alta, verticale e abbastanza fitta, abbastanza raggruppata, e abbiamo anche dei cipressi e quindi potremmo vedere una attinenza con la vegetazione che compare raffigurata nell'isola dei morti. Abbiamo anche un viale d'entrata che è segnato al suo ingresso da 2 colonnine quadrate squadrate, che sono molto simili o comunque che possono ricordare quelle che segnalano l'ingresso all'isola dei morti. E abbiamo un'unica costruzione e per di più una costruzione religiosa che non per somiglianza visiva ma per analogia potrebbe accostarsi all'unica, perché potremmo chiamarla unica, costruzione presente sull'isola dei morti, che ricorda un ambiente se non religioso, però comunque diciamo metafisico. E qui potrebbe arrivare quella che io ho chiamato l'ipotesi 2A, ovvero i faraglioni di Capri. Perché infatti la questione è:
La forma che ha la costruzione presente, chiamiamola costruzione, la costruzione presente sull'Isola dei Morti ricorda qualcosa, ricorda delle formazioni rocciose, per esempio come i faraglioni di Capri. I faraglioni infatti hanno una forma che rimanda in modo abbastanza vicino alla forma che ha la costruzione presente sull'Isola dei Morti. Anche se bisogna tenere presente che in effetti questo è vero, o meglio è sempre più vero man mano che si prosegue nelle versioni. Infatti le prime hanno una costruzione, un'architettura, intendo ovviamente le prime versioni di questo dipinto, presentano un'architettura che sembra molto più umana, per così dire. E poi man mano che le versioni proseguono, presentano un'architettura che è sempre più vicina alla naturalità della roccia e quindi più si va avanti nelle versioni, più davvero sembra che la forma ricordi quella dei faraglioni di Capri. E naturalmente anche il materiale ricorda quello dei faraglioni di Capri e nel caso di questa ipotesi le aperture anche a forma di arco che sono presenti nei faraglioni verrebbero sublimate nelle aperture con architrave che sono presenti nella costruzione ricavata dalla roccia nell'Isola dei Morti. E ovviamente, ultimo ma non ultimo, ricordiamo che i faraglioni sono in effetti nell'acqua. Terza ipotesi. Isola di San Giorgio delle Bocche di Cattaro. Questa è un'ipotesi dello studioso Hans Uhlenweg, il quale riconosce come possibile ispirazione dell'Isola dei Morti proprio questa isola di San Giorgio. E questa isola di San Giorgio si trova nelle Bocche di Cattaro in Montenegro. Ed è un isolotto piuttosto piccolo, è un'isola naturale. E sull'isola, insieme a una vegetazione piuttosto fitta, si trova un monastero. È un monastero benedettino del XII secolo dedicato a San Giorgio ed è per questo che l'isola si chiama Isola di San Giorgio. E vicino al monastero c'è un cimitero che all'epoca era riservato e dedicato prevalentemente alla nobiltà. Quali attinenze può avere l'isola di San Giorgio con l'isola dei Morti? Si somigliano. Questo è vero, si somigliano. Innanzitutto, guardando l'isola, vediamo che, è un'isola. Innanzitutto è un'isola esattamente come l'isola dei Morti e come l'isola dei Morti presenta sia una parte di vegetazione verticale, sia una parte di costruzione. La costruzione e la vegetazione sono disposte in un modo che ricorda molto quello dell'Isola dei Morti. Quindi abbiamo la costruzione all'esterno, per così dire, come se abbracciasse l'isola, e la parte di vegetazione verticale raggruppata all'interno. Abbiamo, come detto, una vegetazione di tipologia simile e abbiamo anche una costruzione, se vogliamo, di tipologia simile, nel senso che anche il monastero di San Giorgio che è presente su quest'isola è una costruzione rossastra, come se fosse un po' rocciosa, diciamo così, quindi è fatta di pietra, forse anche di mattoni. Comunque è un tipo di costruzione che ricorda, almeno a sensazione, quella dell'Isola dei Morti. E abbiamo un luogo sacro, in realtà due luoghi sacri. Abbiamo il monastero di San Giorgio e il cimitero. E nell'Isola dei Morti abbiamo un luogo che si può considerare sacro, si può forse considerare religioso, certamente è un luogo mistico, è un luogo metafisico e inoltre nell'Isola dei Morti è un luogo dove le anime dei defunti o vivono o transitano e quindi di nuovo abbiamo una sorta di rimando al cimitero che in questo caso è presente sull'isola. Noi sull'isola di San Giorgio abbiamo anche un cimitero. Quarta ipotesi. Castello Aragonese a Ischia.
E anche questa è un'ipotesi dello studioso Hans Höhenweg ed è un'ipotesi del 2011. Secondo Höhenweg, Böcklin era stato a Ischia per la prima volta nel 1879, ovvero circa 6 mesi prima di dipingere la prima versione dell'Isola dei Morti. E sempre secondo Höhenweg, fu proprio Böcklin a confidare a un suo allievo, Friedrich Albert Schmidt, che era stato proprio il castello aragonese di Ischia a ispirargli questo quadro. Infatti, Höhenweg dice: in effetti, quest'isola presenta notevoli somiglianze con le rocce e le pareti che si ergono sul mare. E poiché in Böcklin la scelta del soggetto nasceva spesso da una suggestione visiva, posso affermare che lo spettacolo di quell'isola rocciosa abbia ispirato in lui la concezione del quadro. Proprio di fronte all'isola con il castello c'è un cimitero a terrazze addossato alla roccia, con un approdo a riva che sorse nel 1836 durante un'epidemia di colera. Evidentemente, a quel tempo i morti venivano trasportati al Camposanto anche via mare e Böcklin nel 1879 alloggiò a Villa Drago, nei pressi di questo vecchio cimitero, ora ricoperto di sterpaglie e completamente privo di croci. Ma che attinenze può avere il castello aragonese a Ischia con l'Isola dei Morti? Innanzitutto, anche in questo caso abbiamo un'isola, quindi il castello aragonese si trova su un'isola, su un isolotto, e l'Isola dei Morti è un'isola. La forma dell'isolotto del castello aragonese può ricordare la forma dell'Isola dei Morti. L'Isola dei Morti sembra avere una forma semicircolare. L'isolotto del castello aragonese ha anch'esso una forma più o meno ovale ed è più alto da una parte e più basso dall'altra. E almeno nelle prime versioni le costruzioni sembravano un pochino più alte da una parte e un pochino più basse da quell'altra. La qualità della roccia. Soprattutto nelle prime versioni, nella prima e nelle prime due circa, si vede come la roccia sia più liscia e soprattutto nella prima versione più rossastra e quindi può essere, diciamo, più vicina a quella che è la roccia dell'isola del castello aragonese e delle mura del castello aragonese stesso. Dopodiché, più le versioni del dipinto vanno avanti, più l'Isola dei Morti acquista una personalità sempre più propria e quindi la roccia diventa, come dicevamo, sempre più umida e sempre più calcarea. La tipologia degli edifici. Soprattutto, di nuovo, nelle prime versioni, la tipologia degli edifici presenti sull'Isola dei Morti è un po' più vicina a quella che è la tipologia di edificio del castello aragonese. Quindi abbiamo questa stessa qualità del materiale, quindi rossastro, grigiastro, è un colore che io faccio un po' fatica a spiegare, comunque si capisce, diciamo, la somiglianza del colore e del materiale, anche della qualità più liscia. Abbiamo il fatto che le costruzioni formano un tutt'uno con il terreno. Il castello aragonese sembra essere parte del terreno in cui è costruito, così come accade per le costruzioni dell'Isola dei Morti. E anche le aperture, quindi porte e finestre, sono piuttosto simili. Abbiamo infatti anche nel castello aragonese queste aperture squadrate, abbiamo anche degli archi, abbiamo queste aperture squadrate nette, prive di chiusura, quindi prive di porte, di ante, se così vogliamo, prive di tendaggi, e quindi abbiamo un'architettura che in effetti è molto simile a quella dell'Isola dei Morti, che di nuovo, soprattutto nelle prime versioni, ricorda in effetti un pochino delle fortificazioni antiche. E tra l'altro, se si osserva, si vede come nella prima
versione soprattutto e anche nella seconda versione dell'Isola dei Morti, all'interno delle costruzioni rocciose siano leggibili delle costruzioni, come dire, un po' più umane, un po' più artificiali. Sono quei muri un po' più bianchi e in una versione sembrano anche, diciamo, lavorati, quindi sembrano esserci delle scanalature. Dopodiché, più si prosegue nelle versioni, più l'Isola dei Morti acquista un carattere metafisico e quindi le costruzioni si trasformano e diventano sempre più umide e sempre più un tutt'uno con la roccia, perdendo sempre di più questa reminiscenza di mano umana. L'ingresso. Il castello di Ischia, il castello aragonese, è collegato a Ischia tramite un ponte. E alla fine del ponte, all'ingresso dell'isolotto, ci sono due colonne squadrate che in effetti somigliano o comunque potrebbero aver ispirato le colonne che stanno posizionate all'ingresso dell'Isola dei Morti, anche se è vero che queste colonne sono più presenti nelle versioni successive rispetto alle versioni prime. E qualcosa potrebbe essere anche riconosciuto nella vegetazione. Il castello aragonese non presenta particolarmente vegetazione verticale, ma presenta più una vegetazione diffusa che fa un tutt'uno con le costruzioni. Nell'Isola dei Morti noi abbiamo una forte presenza di vegetazione verticale, i cipressi, che hanno anche una simbologia molto specifica, però poi in effetti nelle costruzioni e insomma sopra queste costruzioni di roccia è diffusa della vegetazione bassa, che quindi in un certo senso potremmo dire che ha una certa attinenza alla vegetazione presente sull'isolotto del castello aragonese. E queste erano alcune ipotesi in merito al luogo. Che luogo può essere quindi quello raffigurato nell'Isola dei Morti? Ammesso che sia un luogo reale, o comunque ammesso che l'ispirazione arrivi davvero da un luogo reale, perché questo posto raffigurato è davvero inquietante e incredibilmente familiare. Ma non è l'unico mistero di questo quadro. L'altro mistero infatti è: e il fantasma? Ammesso che sia un fantasma, chi è? L'altro punto focale di questo dipinto, infatti, insieme all'isola, è proprio la figura bianca sulla barca. Una figura che sta in piedi appresso a una bara. Siamo quindi in presenza di un funerale, o comunque siamo in presenza del trasporto di un feretro. Ma quella figura lì, che cos'è? È una persona velata? È un fantasma? E soprattutto, chi è? In questo caso le ipotesi possibili sono 3. Prima ipotesi: Beatrice Böcklin. Noi sappiamo che una dei figli di Böcklin, Beatrice, è morta ed è stata sepolta proprio nel cimitero degli inglesi, che è uno dei luoghi dai quali possibilmente Böcklin ha tratto ispirazione proprio per dipingere l'Isola dei Morti. Quindi, in questo caso, potrebbe essere possibile che quella figuretta bianca raffigurata sia Beatrice Böcklin? In questo caso, se questa ipotesi fosse vera, sarebbe Beatrice che va all'Isola dei Morti, letteralmente, proprio perché il cimitero degli inglesi è detto anche l'Isola dei Morti e lì è seppellita Beatrice. E quindi in questo caso, secondo questa ipotesi, questa sarebbe l'anima di Beatrice che probabilmente accompagna la propria bara verso l'Isola dei Morti, ovvero verso il cimitero degli inglesi in Firenze. Certo, c'è da dire che quando Beatrice è morta aveva 1 anno, mentre la figura ritratta nel dipinto
è una figura adulta. Potrebbe quindi essere, in questo caso, nel caso che sia questa l'ipotesi corretta, potrebbe quindi essere che questa figuretta bianca sia una concettualizzazione di Beatrice, quindi essendo che è morta, essendo che quella è l'anima, potrebbe forse essere che l'anima non ha età e quindi era rappresentata come una persona e non tanto come una bambina in fasce. Oppure forse potrebbe anche essere che quella figura non è l'anima di Beatrice, ma è una persona reale velata di bianco che sta accompagnando la piccola bara, che tra l'altro è bianca, è coperta da un telo bianco e da corone di fiori rossi. Potrebbe quindi essere uno dei genitori di Beatrice? Fosse Böckling stesso? C'è da dire che chiaramente la figura rappresentata è asessuata, è androgina, però potrebbe forse essere un po' più femminile, essendo che è molto esile. Potrebbe allora forse essere la madre di Beatrice, quindi la moglie di Böckling, che accompagna la bara della figlia all'Isola dei Morti e quindi al cimitero degli inglesi in Firenze? Seconda ipotesi. Marie Bernard, contessa di Oriola. Noi sappiamo che la contessa Marie richiese a Böckling un quadro dell'Isola dei Morti per sé e secondo alcune fonti sarebbe stata addirittura lei a suggerire al pittore l'idea di mettere la persona velata di bianco con la bara sulla barca. Perché questo? Perché, come sappiamo, Marie aveva chiesto a Böckling questo dipinto per sognare e per ricordare sempre suo marito. Potrebbe allora essere che la figuretta bianca velata non sia altri che Marie, che accompagna il feretro del marito verso una degna sepoltura nell'Isola dei Morti? Terza ipotesi. Il fantasma del corpo morto. E questa terza ipotesi è quella a cui io personalmente mi trovo più vicina e io questo quadro l'ho sempre letto in questo senso, cioè secondo questa terza ipotesi. Secondo questa terza ipotesi, la figura bianca in piedi non è altro che l'anima della persona che si trova dentro la bara e quest'anima ormai libera dai vincoli terreni sta accompagnando il proprio corpo verso la sua sepoltura, ma anche l'anima molto probabilmente alla fine alloggerà, abiterà nell'Isola dei Morti. Infatti, secondo questa ipotesi, secondo questa lettura, è più corretto chiamarla lettura, quelle costruzioni presenti sull'Isola dei Morti non sono solamente un cimitero o delle catacombe, quindi non sono solo un luogo di sepoltura, ma sarebbero proprio una vera e propria casa per le anime. Secondo questa lettura, quindi, quell'anima può essere quella di chiunque, anche quella dell'osservatore del quadro. E probabilmente è per questo che quel luogo risulta così familiare. E questo luogo così familiare, come se fosse nascosto in un angolo recondito di una memoria già vissuta, ha legato a sé parecchie persone, anche persone famose nella storia, nel bene e nel male. E a quanto pare, come dicevamo, il primo a subire il fascino di quest'opera fu proprio Arnold Böckling, che scriveva nella sua lettera: «L'Isola dei Morti è pronta, finalmente, e sono convinto che susciterà l'impressione che desidero». Ma poi prosegue dicendo: «Sestini porterà la cassa dopodomani, perché voglio attendere ancora un giorno per l'asciugatura. È bene che me ne separi, perché altrimenti troverò sempre qualcosa da cambiare». È vero che questa affermazione è un'affermazione abbastanza tipica di
chiunque lavori, soprattutto chiunque lavori nel mondo dell'arte, se hai il tuo progetto davanti, alla fine c'è sempre modo di migliorarlo, quindi non finisce mai. Però è anche vero che a quanto pare Böcklin era davvero legato a questo dipinto. Un'altra persona a esserne particolarmente legata era la contessa Marie e ormai la sua storia la conosciamo. Però, proseguendo, sono arrivate altre persone. Una persona famigerata, più che famosa, a essere veramente ossessionata da questo dipinto fu Adolf H. Penso che ci siamo capiti. Il Führer acquistò una delle versioni del quadro, se non mi sbaglio la terza, però potrei sbagliarmi. Comunque acquistò una delle versioni del quadro e c'è infatti una fotografia che ritrae lui insieme ad altre persone, mettiamola così, sto sul generico per non dire nomi particolari, appellativi particolari che magari possono creare problemi. Quindi si vede in una foto questa persona insieme ad altre persone e alle spalle c'è proprio questo quadro. E non solo, parrebbe anche che questa persona abbia portato questo quadro nel bunker dove poi ha trovato la sua fine. E questo quadro è stato poi recuperato ed è stato esposto alla Alte Nationalgalerie, dove a tutt'oggi è ancora esposto. Ma non solo, ho trovato una fonte che però non ho avuto modo di verificare, quindi potrebbe essere non corretta, che a quanto pare anche Lenin abbia avuto una fascinazione particolare per questo quadro, tanto che ne aveva una riproduzione, quindi non una delle versioni, ma una riproduzione in casa propria. E dalla storia passiamo all'arte. Nell'arte sono stati tanti gli artisti nel corso del tempo che hanno rielaborato quest'opera, che l'hanno citata, che l'hanno amata e riproposta. Sono tanti tuttora, ma possiamo citarne 3. Nel campo della pittura, Salvador Dalí. Salvador Dalí nel 1932 dipinge un quadro che intitola La vera immagine dell'isola dei morti di Arnold Böcklin all'ora dell'Angelus. E in questo quadro si vede infatti come fosse sullo sfondo l'isola dei morti di Böcklin, molto stilizzata, molto asciugata, ma la forma è quella. E il titolo ovviamente ce lo dice. E in pratica Dalí dipinge l'isola dei morti come se la vedesse a mo' di panorama. E sempre nel 1932 Dalí dipinge La nascita dei desideri liquidi, uno dei quadri più complessi di Dalí e uno dei quadri di più difficile interpretazione, e in questo quadro è citata, in alto a destra, proprio l'isola dei morti di Böcklin. Nel campo della musica, Sergej Rachmaninov, che nel 1909 compone il poema sinfonico L'isola dei morti, opera 29. In questa musica si può riconoscere, soprattutto all'inizio, un andamento ritmico che potrebbe ricordare il movimento del rimatore, e poi man mano la musica cresce sempre di più e diventa anche sempre più minacciosa, e in alcuni punti si riconosce anche un po' il tema del diesire. Ad ogni modo, Rachmaninov ha lasciato una certa libera interpretazione del suo brano anche all'ascoltatore. Sta di fatto che chiaramente intitolandolo L'isola dei morti, il rimando e l'ispirazione sono molto chiari. E nel campo della poesia sembrerebbe che Gabriele D'Annunzio fosse così affascinato da questo quadro da averne una riproduzione in camera sua. E a quanto pare nella sua villa ha anche piantato un po' di cipressi, sembrerebbe in onore di questo quadro. E ultimo ma non ultimo, un'altra delle personalità storiche famose e conosciute affascinata da questo quadro fu Sigmund Freud, il quale ne aveva a quanto pare una riproduzione per sé, forse nel suo studio,
e sembrerebbe che abbia provato a fare un'analisi psicanalitica proprio di questo dipinto e sembrerebbe averci letto la sublimazione del dolore di Böckling per la morte di una buona parte dei suoi figli. Ed eccolo qui uno dei quadri più strani e più inquietanti della storia dell'arte, un quadro nel quale, forse, il pittore è riuscito a dipingere una sorta di universo parallelo, una dimensione metafisica della quale sembra che gran parte delle persone conservi una sorta di memoria atavica, tanto da guardare il dipinto e dire io questo posto lo conosco. Eppure, a quanto ci dice il pittore, questo posto sarebbe accessibile soltanto dopo la morte. In realtà, naturalmente, ci sarebbe ancora molto da dire, ma voglio concludere con due piccole curiosità. La prima è che Arnold Böckling dipinse anche l'Isola dei Vivi. Attualmente l'Isola dei Vivi è conservata al Kunstmuseum insieme alla prima versione dell'Isola dei Morti e quindi si possono ammirare insieme. Il punto è che l'Isola dei Vivi, per quanto sia un bel quadro, non ha in effetti la stessa potenza comunicativa dell'Isola dei Morti. Sarà un caso? E la seconda è che, se osservate bene, in alcune versioni, tra le 5, sopra una porta, quindi probabilmente sopra una delle camere sepolcrali, sono incise le lettere A, B. Arnold Böckling? Io vi ringrazio tantissimo di aver visto questo video e di essere arrivati fin qui. Cosa ne pensate? Conoscevate già questo quadro? E anche a voi dà l'idea che vi sia familiare questo luogo? E cosa ne pensate della figuretta bianca sulla barca? Fatemi sapere tutto questo lasciandomi un commento. Mi fa sempre molto piacere e cerco di rispondere a tutti. Inoltre, se il video vi è piaciuto, lasciatemi un mi piace. E se pensate che questo video possa essere utile o piacere anche a qualcun altro, naturalmente condividetelo. E infine, ultimo ma non ultimo, iscrivetevi al mio canale, così non perderete i prossimi video. Io vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!